Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche generali per i primi 15-20 giorni di marzo. A metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare il vostro ascendente e segno lunare. In descrizione vi lascio il link di un video che spiega come, diciamo così, mettere insieme i messaggi di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche generali, grazie. Abbiamo l'imperatore. Wow! Cari amici del Toro, sento che si apre o si va verso quello che è un periodo di stabilità. L'imperatore parla di qualcuno che ha comunque già fatto quello che è un qualche tipo di lavoro in modo costante, in modo disciplinato, direi anche quasi, no? E quindi è qualcuno che lavora per quello che è la sua stabilità. Non fa sempre solo riferimento a quello che è una stabilità di tipo materiale, anche se diciamo che principalmente sì, potrebbe anche fare riferimento a quello che è una stabilità di tipo emotivo o familiare. Ma andiamo a vedere. Ok, iniziamo subito con un 2 di pentacoli. Andiamo avanti, vediamo che altro. Ok, abbiamo il diavolo. Abbiamo un 9 di bastoni. Allora, con questo 2 di pentacoli sento che qui c'è qualcuno che in qualche modo la stabilità l'ha dovuta trovare, o sì o sì. È come se ci fosse un qualche tipo ehm, di faccenda, diciamo così, perché non mi piace chiamarlo problema, però c'è un qualche tipo di faccenda che diciamo ultimamente vi ha tenuti molto impegnati, e non vi ha dato proprio quello che era una sorta di stabilità. Wow, che stesa interessante perché abbiamo anche, il diavolo, il 9 di bastoni, la morte e il 4 di coppe. Con il diavolo al contrario, io sento che c'è qualcuno qui che ha un senso in effetti avere l'imperatore, perché sento che siete in una probabilmente questo vostro cercare di destreggiarvi da una situazione all'altra ha portato una sorta di esaurimento a livello energetico. Quindi io sento che adesso, con questo diavolo al contrario c'è qualcuno che non si sente, diciamo così, nel proprio potere personale. È come se per certi versi, ripeto, ci fosse stato talmente tanto bisogno di dover mantenere a galla, diciamo così, 2 baracche se vogliamo, nel senso buono, cioè 2 situazioni o 2 lavori, piuttosto che 2 relazioni, non lo so, di tipo familiare o magari per qualcuno si tratta di dover mediare quello che sono, le situazioni magari familiari e in questo momento ci si sente senza forze, ci si sente davvero un po' persi, mi verrebbe da dire, e non si riesce con questa morte a fare quello che è questo salto, questo cambio. È come se non si riuscisse a come vi posso dire, a rinascere, a trovare quel nuovo voi, a trovare quel tipo di stabilità di cui mi parla l'imperatore. Abbiamo poi anche un 4 di coppe e il 4 di coppe mi fa pensare un po' a quello che sono, se vogliamo il fatto che non come vi posso dire, non vi rendiate conto di quello che avete intorno, okay, e, probabilmente c'è qualcuno che sta aspettando un qualche tipo di intervento dall'esterno, okay, sento che è come se ci fosse qualcuno che qui avesse bisogno di aiuto e lo stesse proprio aspettando da fuori. La stesa però finisce molto bene perché abbiamo comunque un 9 di pentacoli che mi parla di indipendenza proprio anche da un punto di vista materiale e quindi qui spieghiamo un'altra volta l'imperatore. Sento che per qualcuno si tratta proprio di imparare a godere di quello che si ha, di, sì, di come vi posso dire, se si sono fatti degli sforzi nel passato comunque, è giusto anche godersi i risultati degli sforzi che si è fatto. E il fatto di rimanere in questa posizione, anche se vogliamo un pochettino di
mi verrebbe da dire anche amor proprio, okay, perché non è solo il viziarsi tanto per viziarsi, è proprio per darsi un valore, per darsi quel tipo di, se vogliamo, anche potere personale che forse un pochettino qua si era perso, no, la fine della stesa finisce con un carro. Quindi io sento che il carro comunque, mi parla di quello che è una riuscita, di quello che è il prendere una decisione in modo 8 di pentacoli. E anche il mondo. Di prendere una decisione in modo diretto, in modo sicuro, in modo deciso insomma, okay, e mi parla comunque anche è un'energia insomma di una persona che ha tutte le carte in regola per fare quel tipo di scelta, per intraprendere quel tipo di strada, okay? Per qualcuno il carro potrebbe anche parlare di un viaggio che si deve affrontare, di un qualche tipo di magari trasloco, perché comunque essendoci l'imperatore potrebbe anche far riferimento a quello che è una casa, okay. Allora, il 2 di pentacoli è spiegato da un 7 di scusate, da un 8 di pentacoli e dal mondo. Allora, quello che sento io qui, ehm e che potrebbe 9 di pentacoli un'altra volta, e che potrebbe essere, riferito al lavoro. Potrebbe essere che qualcuno ha, diciamo così, o si faccia fatica a gestire quello che è il proprio lavoro con, diciamo, quello che è la vita sociale piuttosto che la vita familiare o magari dei figli, okay, quindi sì, per qualcuno sento molto che è una questione con dei figli. Comunque, si fa un attimino fatica, diciamo così, a compaginare tutto in modo lineare e senza stress, mi verrebbe da dire, okay, perché comunque, è sempre difficile riuscire, come vi posso dire, a conciliare tutto, no, cioè c'è sempre un qualche cosa, un qualche, piccola cosa che bisogna un attimino sacrificare. Andiamo a vedere perché c'è questo diavolo, per piacere, grazie. Allora, abbiamo un 9 di pentacoli che avevate già qui e l'eremita. Allora, guardate, io qui sento che c'è qualcuno che davvero deve fare quello che è un lavoro sull'amor proprio. È come se ci fosse il bisogno di ritrovare quella stabilità interiore. È come se ci fosse bisogno di ritrovare quel potere, quell'amor proprio, perché di nuovo ho un altro 9 di pentacoli. Sento che qui con l'eremita c'è la necessità di fare quello che è un qualche tipo di lavoro interno. Bisogna cercare quello che è la propria verità, la propria direzione. Andiamo a vedere il 9. Okay, 1 è caduta, 2 son cadute, le recupero. La prima è un 6 di bastoni, la seconda è un re di, scusate, imperatore, e 9 di bastoni al contrario, 9 di bastoni, 9 di bastoni, quindi 2 volte la stessa energia praticamente. Sì, di nuovo, qui avete l'imperatore un'altra volta. Io sento che avete bisogno di, probabilmente, di un qualche tipo di riconoscimento, o avete bisogno di una stabilità che è riconosciuta dalla società. È come se aveste bisogno di sentirvi in una vostra posizione sociale, mi verrebbe da dire, okay? Però ecco, dovete imparare a difendervi, dovete imparare a mettere i paletti, dovete imparare a dire di no. Ecco qui il lavoro sull'amor proprio che sento. Andiamo a vedere perché ho questa morte. Ancora una carta per, okay. Allora, la morte è spiegata da un 10 di coppe e da un 4 di pentacoli. Io sento che qui qualcuno si sta attaccando a questo gruppo. Può essere un gruppo familiare, può essere un gruppo di amicizia o può essere un gruppo di lavoro al quale comunque ci si è affezionati. C'è una sorta di attaccamento in questo senso, magari è proprio la vostra famiglia dalla quale vi vorreste staccare, ma non riuscite, o magari vorreste semplicemente dedicare a voi stessi o al vostro lavoro più tempo, ma ripeto, per una questione magari di figli non si riesce insomma a fare questa cosa. E sento che comunque parte di tutto questo è anche il vostro attaccamento a livello pratico, a livello della famiglia o di questo gruppo. Quindi sento proprio che siete implicati praticamente nel concreto nell'occuparvi di questa situazione, di questa persona o di questa relazione. E quindi probabilmente è un po' per quello che vi diventa difficile, fare un po', non dico quello che volete, ma quello che vi prefissate, come se ogni tanto perdeste qualche ingranaggio. Andiamo a vedere, allora, il 4 di coppe è spiegato
da un 2 di pentacoli un'altra volta, quindi la stessa energia, e dal mago al contrario. Mh. Scusate, voglio vedere il 9 di pentacoli un'altra volta per vedere che carte mi dà. 9 di coppe e il carro un'altra volta. Dunque, con questo 4 di coppe, spiegato da un 2 di pentacoli e dal mago al contrario, quello che sento è che è come se non vi sentiste in grado di affrontare questo tipo di situazione che vi si è presentata. Sento molto fortemente che per qualcuno è una situazione che continua a ripetersi, ma è qui il lavoro che dovete fare sull'amor proprio. È qui l'imparare a dire no, a uscire da quello che è il ciclo del karma, quello che è dalla catena degli eventi se vogliamo, okay? Sì, allora, il 9 di pentacoli spiegato dal 9 di coppe e dal carro, per certi versi è come sento che voi state un attimino sognando, state comunque, diciamo così, cercando di andare verso quello che potrebbe essere un'altra direzione, un trasferimento, ce l'avete 2 volte, quindi io sento che il vostro sogno è quello di diventare indipendenti, di staccarvi magari da questo gruppo, da questo tipo di impresa se vogliamo, perché comunque probabilmente qualcuno qui, non si sente valutato, nel giusto modo. Per quello che c'è l'imperatore qui, mi parla di quello che è il cercare la propria stabilità. Andiamo a vedere il carro per piacere, grazie. Allora, il carro è spiegato da una regina di coppe e dal 2 di spade. È un po' come se le carte vi dicessero: fate la scelta del cuore. Scegliete il cuore, fatevi comunque le vostre domande perché avete comunque quello che è un 2 di spade, quindi il pensiero, comunque i dubbi ci sono. Però ecco, sento che con la regina di coppe il consiglio che vi vogliono dare un pochettino le carte è proprio quello di seguire il cuore, di seguire voi stessi, quello che vi fa star bene. Se in questo tipo di realtà, per esempio, non vi sentite tanto valutati, iniziate a muovere le vostre pedine per cambiare tipo di realtà, okay? Si inizia dalle piccole cose, non è necessario fare cambiamenti drastici tutte le volte. Anche se comunque avete la morte, ci sarebbe bisogno di un cambiamento drastico, però piano piano, poco per volta, okay? Bene, andiamo a vedere il conscio e l'inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto, se per caso voleste supportare il canale vi ringrazio. Potete farlo con un like, potete farlo iscrivendovi se non l'avete ancora fatto, condividendo o lasciando un commento. A me fa molto piacere. Okay. Conscio e inconscio per gli amici del Toro. Cosa si vede e cosa queste sono troppe. E cosa non si vede? Andiamo un pochettino a vedere il wow. Allora, la prima carta, quindi il conscio è il compromesso. Sento che per qualcuno questo tipo di compromesso fa riferimento proprio al dover tenere in piedi più cose, no, che magari appunto potrebbe essere, il lavoro e la famiglia, il lavoro e un bambino, se magari siete padri o madri single, piuttosto che un qualche tipo di nuovo progetto, una con per molti vedo che è come se fosse un doppio lavoro, mi verrebbe da dire. Okay. Sento che comunque è un 6 di denari, okay, è una carta che parla comunque di equilibrio, che è un po' anche il 2 di denari, no, che, qua si vede meglio. Il 2 di denari è rappresentato come la carta del giocoliere, no, ed è in piedi su una gamba sola e quindi è come se stesse cercando di stare in equilibrio mentre fa qualche cos'altro, mentre sta diciamo giocando con queste palle. Quindi è, è difficile stare a galla, ma sento che comunque siete consapevoli del fatto che in qualche modo un certo tipo di equilibrio voi sapete come trovarlo. Dall'altro lato, quello di cui non siete consapevoli è oltre le illusioni, vi dicono le carte, cioè
dovete un attimino, secondo me, fare un passo indietro e guardare le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Questa carta è la carta del giudizio, è la carta del risveglio spirituale, è la carta che dice che c'è qualche anima, angelica che vi sta aiutando in questo tipo di percorso, in questo tipo di processo. È un po' come se vi dicessero: "Non siete soli", okay? Quindi nonostante magari siate in questo brutto periodo dove non vi sentite nel vostro potere personale, non vi sentite apprezzati, state facendo fatica a gestire tutta la situazione, tutta la questione, però comunque ne deriverà quello che è una crescita a livello di coscienza, okay, quindi è vero che magari adesso vi sentite un pochettino incastrati o perlomeno il compromesso voi siete consapevoli di averlo, ma quello di cui non siete consapevoli è il tipo di crescita interiore che state facendo, che non sembra, ma anche quella comunque porta a un qualche tipo di stabilità, okay, perché più uno si conosce e più, sa dove si può spingere a livello di limiti, sa quanto fidarsi di se stesso, insomma. Andiamo a vedere un messaggio delle parte delle fate per chiudere. Andiamo a vedere che messaggio vi danno in chiusura. Che comunque è stata una bella lettura, parla tanto di amor proprio, parla di trovare il proprio equilibrio e parla poi comunque, ripeto, avete un carro alla fine, il carro parla di movimento, parla di scelte fatte nel giusto, parla di riuscita, parla di, superamento di quello che sono le difficoltà, parla di un prendere una direzione, per qualcuno anche di trasloco, spostamento, se fosse per esempio di lavoro, potrebbe essere un lavoro dove dovete viaggiare. Allora, le fatine vi dicono leggerezza, perché qui in effetti c'è tanta energia pesante, no, quindi, cercate di fare come il 2 di pentacoli, giocate anche un po', prendete un po' la vita con filosofia. E l'altra carta è ascolto, quindi sento che qui c'è qualcuno che o non si ascolta, perché è anche diciamo sono anche carte riflessive queste secondo me. Oppure qui c'è qualcuno che magari, non riesce, ad accettare del tutto quello che gli viene detto e quindi magari certe cose non si vogliono sentire. E invece proprio quello che invita a fare questa carta è di porsi all'ascolto in modo aperto, okay? Bene cari amici del Toro, io spero che la lettura in qualche modo vi possa essere stata utile e vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.